Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del form per l'associazione dei permessi al gruppo selezionato. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare questa pagina, quindi definiremo la funzione JavaScript per selezionare i permessi e inoltreremo i dati alla pagina per l'inserimento all'interno del nostro database. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor. Come prima modifica andiamo a identificare il nostro form e lo chiamiamo id permessi. Bene, poi quello che dobbiamo fare è al checkbox seleziona intera sezione, al click richiamare una funzione in JavaScript che ci vada a selezionare tutti i checkbox presenti all'interno del nostro form. Quindi innanzitutto identificheremo anche il check principale, questo qua, quindi gli daremo un id e lo chiamiamo all, anzi check, no, lo chiamiamo all. Bene, e poi all'on click gli diremo di richiamare la funzione check all. Perfetto. Ora nell'intestazione del nostro file apriamo come sempre i tag script type text JavaScript, quindi aperto e chiuso, e per prima cosa andiamo a definire la funzione, quindi function check all, che non prende in ingresso nulla, anzi la allineiamo a sinistra, perfetto, e dicevamo che come prima cosa alla chiamata della funzione recuperiamo lo stato del nostro check, quindi gli diremo var status sarà uguale a document.getElement by id, e qua ci va all, quindi l'id del nostro check, perfetto, e poi gli diciamo punto checked, quindi recuperiamo lo stato del nostro check e nello specifico se è stato checkato o meno il nostro checkbox. Perfetto. Poi dobbiamo identificare tutti gli input presenti all'interno del nostro form e quindi faremo una var input che sarà uguale a document.getElements con la S, mi raccomando, by tag name, e all'interno delle tonde ci specifichiamo input ovviamente, perfetto, e poi apriamo un ciclo for i uguale 0 punto e virgola, i minore di input punto length i più. Quindi facciamo partire questo ciclo for che sarà attivo per tutta la lunghezza ovviamente dell'array input, perché tag name ci restituirà un array, e quindi ad ogni ciclo for gli diremo input all'indice i punto checked uguale true, quindi li andiamo a settare al checkbox il campo checked a true. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo l'intera sezione e come vedete ci va ovviamente a selezionare tutti i checkbox presenti all'interno del nostro form. Bene, ora tramite
questa istruzione qua, quindi il get elements by tag name di input, ovviamente lui ci va a contare tutti gli input presenti all'interno del nostro form. Qualora noi avessimo ovviamente un'altra tipologia di input differente dalla checkbox, ovviamente verrà contata anche quella. Quindi successivamente, quando andremo a inserire il pulsante per l'inserimento dei dati, ovviamente verrà conteggiato anche quello. E quindi li dovremo dire all'interno della nostra funzione if input all'indice i punto type è uguale a checkbox, quindi stiamo considerando una checkbox, il relativo input al relativo input gli settiamo il campo checked uguale a true. Perfetto, ora in questo modo andiamo ovviamente a settare il checkbox di riferimento a true. Ora dobbiamo fare il caso inverso, quindi deselezionarlo qualora il checkbox, scusate, principale sia deselezionato. E per fare questo abbiamo già recuperato lo stato del nostro check, non ci resterà altro che sostituire true con status. Quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo l'intera sezione e lui ci va ovviamente a settare tutti i checkbox, deselezioniamo l'intera sezione e lui va a togliere il check ovviamente a tutti i checkbox. Perfetto. Ora vediamo un attimino di inserire, per separare un attimino le voci degli HR, e quindi inseriremo prima della dicitura elenco pagine della sezione con una visibilità un HR e gli diciamo naturalmente callspan uguale 3, e lo stesso facciamo alla fine, quindi come ultimo rigo della tabella. Vediamo un po', F5, perfetto. Ora facciamo lo stesso con le altre pagine della sezione, quindi un HR qui e uno alla fine della tabella. Bene. Bene, ora prima di procedere, per quanto riguarda invece la stampa, diciamo l'ordinamento dei nostri pulsanti, vorrei fare una suddivisione tra pulsanti per il form e pulsanti invece per le nostre tabelle, in modo da avere i dati un attimino un po' più ordinati, in modo da non averli mischiati. Qua in realtà ce li sta visualizzando in base alla definizione, quindi a come sono salvati all'interno del nostro database. Quindi faremo prima ci visualizzeremo con un tr una descrizione, qua, e ci scriviamo pulsanti sezione, anzi pulsanti associati ai form della sezione. Bene, e quindi stamperemo l'elenco dei pulsanti associati ai form, e per fare questo noi dobbiamo utilizzare il campo tipologia pulsante che abbiamo associato quindi al nostro pulsante, e quindi ci ricaveremo con questa query, con questa cell azioni, soltanto le azioni per cui il pulsante sia con scritta, e con l'altra query le azioni invece associate ai pulsanti immagine. E nella nostra query gli diremo select a.nome a.id azione, quindi non andiamo a ricavare tutti i dati con stellina, perfetto, from azioni as a, inner join pulsanti as p,
e gli diciamo on a.id azione è uguale a p.fk azione, where a.fk sezione è uguale a id sezione, e poi gli aggiungiamo and p.tipo pulsante è uguale a 1. Quindi tramite questa query andiamo a ricavare le azioni associate ai pulsanti che hanno una tipologia scritta, quindi un pulsante con scritta, e ovviamente poi qua sotto dovremo vedere soltanto i pulsanti con scritta. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, quindi pulsanti associati ai form della sezione, e quindi qua come vedete abbiamo soltanto le azioni e i pulsanti associati ai nostri form. Ora, visto che ci siamo, settiamo, anzi no, mettiamo un HR anche qua per separare le voci, quindi sotto la scritta e a fine tabella come ultimo TR. Bene, ora non ci resta che fare lo stesso quindi con i pulsanti con immagine. Quindi ricopieremo tutta questa tabella. Qua prima di copiarla ce li spostiamo di un tab, perfetto, e nella seconda query qua gli diremo pulsanti associati alle tabelle elenco dati della sezione, e come tipologia pulsante qua ci andrà 2, quindi con immagine. Salviamo, premiamo F5, quindi pulsanti associati alle tabelle elenco dati, quindi modifica gruppo, cancella gruppo, permessi gruppo. Possiamo notare però innanzitutto che c'è un errore nel pulsante che qua si chiama modifica, e poi lo correggeremo, ma noteremo che le righe vengono ripetute. Questo perché con la inner join ovviamente lui si va a recuperare la corrispondenza tra le due tabelle, e siccome la corrispondenza è data dall'azione che collega le due tabelle, ovviamente il dato viene ripetuto per quanti pulsanti sono presenti. Per ovviare a questo problema dovremmo utilizzare un nuovo attributo SQL alla fine della nostra query che si chiama il group by, e tramite questa dicitura lui ci va a fare un raggruppamento dei dati e gli dobbiamo passare il dato per cui li vogliamo raggruppare, e in questo caso noi li dovremo raggruppare per a.id azione, quindi il campo che accomuna le due tabelle. In questo modo lui andrà a estrarci soltanto un'azione per ogni pulsante. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora fa elenco gruppi con i 3 pulsanti per quell'azione, quindi della tabella, e elenco utenti con i pulsanti di quella tabella. Perfetto. Lo stesso non accade per quanto riguarda i pulsanti del form utilizzando la inner join, perché nei campi form in realtà abbiamo inserito soltanto un pulsante. Qualora nei nostri form aggiungessimo un nuovo pulsante, anche qua avremo il doppione. Quindi aggiungeremo, per scrupolo, non si sa mai dovessimo aggiungere altri pulsanti al form, anche per la prima query il group by. Bene, quindi dicevamo il form mi sembra abbastanza completo. Ora inseriamo il pulsante per inoltrare la nostra richiesta, e quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, permessi utente, e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form assegna permessi, form assegna permessi gruppo, selezionato, e poi definiamo un nuovo pulsante
quindi sempre permessi utenti, che lo chiamiamo assegna permessi. Descrizione: permette di assegnare i permessi, pagine e pulsanti per il gruppo selezionato. Azione di riferimento: form assegna permessi. Funzione da richiamare: assegna permessi. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati. Tipologia pulsante con scritta. Pagina per il redirect: una volta effettuata l'assegnazione di permessi, torniamo a permessi gruppo utenti e inseriamo il nostro pulsante. Perfetto, quindi ci spostiamo in utenti permessi, permessi amministratore, permessi utente, e come vedete ha inserito correttamente anche la nuova azione, il nuovo pulsante che abbiamo appena definito. Bene, includiamo il nostro pulsante e quindi alla fine della nostra tabella, al di fuori del div, definiremo una nuova tabella con un tr aperto e chiuso, e da gestione gruppi includiamo quindi td class campo ed elemento con il nostro pulsante, e qua sarà form assegna permessi. Perfetto, salviamo, premiamo F5 e come vedete ha inserito correttamente il nostro pulsante. Magari il div lo rimpiccioliamo un pochino, quindi il div lo mettiamo a 460. Oh, perfetto, così rimane compatta. E una volta che abbiamo inserito il pulsante, ora vediamo di associare ovviamente i valori ai nostri checkbox. Allora, innanzitutto gli assegniamo il value, quindi il valore, che per quanto riguarda le pagine sarà echo $row voci al campo id pagina. Quindi per le pagine con una visibilità e per le pagine senza visibilità. Perfetto. E per quanto riguarda invece i pulsanti, ovviamente qua ci va row pulsante al campo id pulsante. Ora dobbiamo assegnare un nome e glielo associeremo, quindi questo sarà pulsanti, e glielo associeremo come array, come abbiamo definito e abbiamo proceduto per quanto riguarda la gestione dei link, del footer in personalizza footer. Se vi ricordate, abbiamo utilizzato come nome campo, le abbiamo dato lo stesso, l'abbiamo definito come array, e quindi ogni volta che veniva definito un nuovo dato veniva incrementato quell'array. Perfetto, quindi faranno parte tutti dello stesso array, name pulsanti, e verrà incrementato per ogni checkbox selezionato. Perfetto. E lo stesso facciamo con le pagine, quindi questa checkbox sarà pagine e lo stesso per quello delle voci menu. Bene, quindi salviamo
Apriamo il file, ossia la funzione appena creata, quindi assegna permessi, e commentiamo tutta la parte dell'header location e vediamo innanzitutto come recuperare i valori e stamparli a video. Quindi appena richiamata la funzione faremo un for each di $_post pagine e gli diciamo as $id freccetta $id pagina e per ogni for each li facciamo stampare id pagina con uno spazio per distanziare le voci. Quindi salviamo, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete la pagina è vuota, selezioniamo l'intera sezione e come vedete qua ci mostra 49, 51, 52, quindi 6 numeri che risultano ovviamente gli ID associati alle nostre pagine. Ora per esempio selezioniamo solo permessi gruppo utenti, che è l'id 54, e come vedete a video lui ci stampa 54. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida termineremo questa sezione, quindi recupereremo tutti i dati, effettueremo i nostri controlli, definiremo le tabelle per i permessi nel nostro database e salveremo tutti i dati al suo interno.